Il mondo dei videogiochi è pieno zeppo di franchise iconici o riconoscibili, ma non è sempre così. Una determinata IP o saga non sempre ha subito successo e spesso rimane una nicchia finché un titolo in particolare riscuote abbastanza successo da rendere tutta la saga famosa e popolare tra i giocatori. Bentornati sul mio canale ragazzi, e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Mushin e qui mi occupo di anime o videogiochi. In questo video andiamo a parlare di quei videogiochi che hanno avuto un successo tale da rendere famosa la loro intera saga di appartenenza. E partiamo subito con un titolo di una certa rilevanza: Monster Hunter World. La serie di Monster Hunter è sempre stata amata da una dedicata nicchia, ma non è un segreto che prima dell'arrivo di World il grosso della popolarità ce l'aveva soltanto in Giappone. D'altronde è quasi sempre stata una serie che puntava alle console portatili e con una struttura di gameplay molto giapponese sotto certi punti di vista. Con Monster Hunter World però le cose sono cambiate radicalmente. Innanzitutto ricordiamoci anche che prima del lancio di World Capcom non stava navigando in buone acque, anzi l'azienda giapponese a partire dagli anni 10 a circa il 2017 ha vissuto un importante declino. Titoli come Resident Evil 6, il reboot di Devil May Cry, Dead Rising 4 e Street Fighter 5 furono tutte uscite mainline un po' sottotono. Se ci mettiamo poi i progetti che sono stati dei veri e propri scivoloni come Umbrella Corps o Breath of Fire 6, i progetti interessanti in mano a Capcom in quel periodo erano davvero pochi. Ma dall'uscita di Resident Evil 7 il pubblico stava cominciando a riacquisire fiducia nella compagnia e nel 2018 con l'uscita di Monster Hunter World si può anche dire che Capcom ha vissuto una sorta di rinascita a livello critico e mediatico. Monster Hunter World non solo è il titolo che ha venduto di più all'interno della saga di Monster Hunter, ma all'uscita è stato il titolo con più vendite in assoluto di qualsiasi altro gioco targato Capcom. Un traguardo non indifferente considerando che stiamo parlando di un titolo di una serie che in occidente non ha mai avuto chissà quanto successo. Monster Hunter World è stato capace di reiterare una formula classica adattandola a dei sistemi e delle esigenze moderne, facendo un passo evolutivo a livello strutturale introducendo questa formula open map dove è possibile esplorare e cacciare vari mostri in base al bioma che si sta esplorando. Alcune meccaniche dei giochi precedenti spariscono o vengono cambiate e alleggerite per rendere il gioco un po' più accessibile ai nuovi giocatori. E se, soprattutto in Giappone, alcuni accusarono Capcom di aver snaturato il brand per puntare al mercato occidentale, la verità secondo me è che World è stato semplicemente il naturale step evolutivo per puntare a rendere Monster Hunter una serie di punta per Capcom. E dopo qualche anno alle spalle, dopo il rilascio di Iceborne, di Monster Hunter Rise e con Monster Hunter Wilds in vista, penso che adesso siamo tutti d'accordo col dire che Monster Hunter World è stato di un'importanza clamorosa per Capcom ed è indubbiamente il gioco che ha reso mainstream la sua saga d'appartenenza. Il secondo gioco che ho deciso di inserire in questa lista è Skyrim. E a dire il vero potevo nominare qualsiasi titolo tra Morrowind, Oblivion e Skyrim qui. Morrowind ha il merito di aver risollevato Bethesda da un periodo difficile, essendo il primo vero grosso successo dello studio grazie in parte anche alla release del gioco su console Xbox. Oblivion ha alzato l'asticella andando a semplificare tutte quelle meccaniche che secondo Bethesda paventavano e allontanavano potenziali giocatori che erano intimoriti dalla complessità degli RPG. Il sistema di intelligenza artificiale degli NPC poi, Radiant AI, è stato rivoluzionario e nonostante adesso gli NPC di Oblivion e Skyrim siano diventati oggetto di numerosi meme, troverò il colpevole. sappiate che ai tempi avere ogni singolo NPC diverso da un altro, con una sua routine, una sua vita, un suo inventario distinto, eccetera, eccetera, era qualcosa di davvero innovativo. Purtroppo la Radiant AI non si è evoluta in Skyrim, ma anzi totalmente rimossa, e gli NPC lì funzionano in un altro modo più scriptato e meno sandbox rispetto ad Oblivion. Skyrim, per affacciarsi a quanto più pubblico possibile, sceglie la stessa direzione di Oblivion, ma all'ennesima potenza. Le abilità avanzano sempre compiendo la stessa skill, ma questa volta si possono sbloccare skill aggiuntive per ogni ramo di specializzazione grazie a dei punti abilità. La semplificazione del sistema di leveling, scomponendolo in questi vari skill tree, è qualcosa da non sottovalutare, perché rende il gioco estremamente più accessibile al giocatore medio che magari non vuole stare dietro a numerini, parametri varie, formule matematiche e altre cose che fino a una decina di anni prima erano comunque presenti in molti RPG per computer. Ma Skyrim voleva appunto aprirsi a tutti e quindi è stato simultaneamente lanciato anche su console di settima generazione e il resto è storia. È
diventato il gioco più famoso e giocato di Bethesda, è stato milcato così tanto che è diventato un meme per la quantità di volte in cui Bethesda ha deciso di rilasciarlo con edizioni diverse, versioni per ogni console esistente e addirittura per Alexa. Alexa, play Skyrim. Insomma, Skyrim è diventato un vero e proprio fenomeno culturale e dal 2011 ad oggi è ancora giocatissimo. A causa forse della sua vincente formula RPG sandbox, ma anche a causa delle miriadi di mod in continua uscita. E infatti non si può parlare di un gioco Bethesda senza parlare della community di modder. E per Skyrim vale ancora di più sto discorso. Esistono interi studi di sviluppatori dedicati alla produzione di mod con la stessa qualità e durata di DLC che sono poi disponibili all'acquisto sul Creation Club. Ma esistono anche altrettante mod, anzi di più, totalmente gratuite che potete scaricare da Nexus Mods, e ce n'è davvero per tutti i gusti. A volte Skyrim moddato è così diverso da sembrare irriconoscibile, mentre a volte lo scopo della mod è esattamente quello di ricreare un gioco diverso. Guardate progetti come Sky Oblivion e Skywind, dove moltissimi appassionati si sono riuniti per cercare di ricreare rispettivamente Oblivion e Morrowind completamente all'interno di Skyrim, con tanto di doppiaggio originale, stesse questline e con mappe ed item aggiornati graficamente da modellatori 3D nel loro tempo libero. E proprio a causa della sua immensa popolarità, community vastissima e ricca di persone tuttora attive sia nel giocarlo che nel creare contenuti a riguardo, ho scelto di parlare di Skyrim come il gioco che ha popolarizzato il suo franchise d'appartenenza. E sì, ripeto che lo stesso discorso poteva essere fatto in parte anche sia per Morrowind o Oblivion, visto che entrambi hanno avuto il loro successo e i loro meriti, ma con Skyrim adesso TES è uno dei franchise videoludici più iconici di sempre, costantemente chiacchierato e rilevante anche grazie all'MMO che ha capitalizzato questa onda di popolarità. Il terzo gioco che per me ha popolarizzato di brutto la sua saga di appartenenza è Nier Automata. Diciamoci la verità, di fan dei lavori di Yoko Taro che lo conoscessero da prima di Automata ce ne sono pochissimi in proporzione invece a quelli che hanno conosciuto i lavori di quest'autore grazie proprio al piccolo capolavoro di Platinum Games. L'universo dei videogiochi di Yoko Taro è complesso, molti giochi sono interconnessi e la personalità di quest'autore è davvero particolare ed unica. Queste caratteristiche unite a degli effettivi giochi che trovano come punto di forza una fortissima componente narrativa risultano in un cocktail micidiale per creare un fandom accanito e fedelissimo. Ma senza Automata tutti questi fan del Taroverse probabilmente non ce ne sarebbero stati. Eppure se i Drakengard non sono stati un flop commerciale, non sono neanche considerabili dei titoli di punta o all'avanguardia. Anche il primo Nier alla sua uscita ricevette parecchie pizze in faccia, soprattutto dalla critica a causa del suo gameplay molto legnoso. Ma quando il genio di Yoko Taro ha incontrato l'expertise di Platinum Games nel forgiare giochi action, si è venuto a creare qualcosa di davvero speciale. Nier Automata, per essere un titolo del 2017, non è particolarmente avanzato dal punto di vista grafico, ma è tecnicamente sviluppato abbastanza bene da essere quel titolo che finalmente ha i giusti muscoli per sorreggere un grandissimo comparto narrativo. Dai design iconici di 2B e Nines al dinamico e divertente combat system, fino alla splendida colonna sonora, Nier Automata eccelle in diverse caratteristiche. Il successo commerciale e critico del gioco ha risvegliato anche interesse nel suo predecessore e qualche anno dopo esce una nuova versione aggiornata del primo Nier. Questa volta però anche in occidente si tratta di Replicant, ovvero la versione col protagonista fratello, in contrapposizione con Nier Gestalt, la versione del gioco con il protagonista padre. Queste due versioni diverse del gioco sono state fatte in base al pubblico di riferimento, visto che in Giappone qualcuno ha pensato che qui in occidente la storia avrebbe risuonato di più coi giocatori se il protagonista fosse stato un uomo maturo, rispetto invece al Giappone, dove culturalmente sono più abituati ad avere protagonisti giovani nelle loro opere. Comunque, vabbè, grazie al successo di Automata, adesso Nier è un franchise parecchio famoso, sempre consigliato da qualcuno quando si parla di giochi filosofici o dalla storia particolarmente accattivante, e la sua popolarità ha contribuito anche all'interesse nei confronti di Drakengard, che nonostante abbia un nome differente da Nier e non sia tecnicamente la stessa serie, ne condivide comunque l'universo narrativo. Il quarto gioco di cui vi voglio parlare è sempre un titolo giapponese, ma forse un pelino meno conosciuto di Nier. Sto parlando di Atelier Ryza.
Sviluppati da Gast e pubblicati da Koei Tecmo, gli Atelier vanno a costituire uno dei franchise di JRPG più longevi e ancora rilevanti che esistano. In Giappone la serie ha sempre avuto un discreto successo, ma in Occidente è sempre stata una serie molto di nicchia. In Italia poi non c'è manco bisogno di dirlo. Mettiamoci poi che, correggetemi se sbaglio, praticamente ogni singolo Atelier non ha la traduzione italiana, nemmeno dei testi, ed ecco qui la giustificazione per la quale in pochissimi ci giocano. Però, parlando a livello internazionale, il gioco che ha fatto scattare la molla e che ha acceso un grosso interesse nella serie come mai prima d'ora è proprio Atelier Ryza. Sapete, gli Atelier esistono da moltissimo, ma quasi ogni titolo è completamente a sé stante. Condividono tutti lo stesso mondo e universo narrativo con molteplici personaggi che ritornano o magari fanno dei cameo, ma ogni avventura è abbastanza a sé stante. I giochi poi sono divisi in trilogie, dove magari la trama è più unita e lineare tra quei 3 titoli rispetto agli altri. Questa in realtà è una buona cosa perché potenzialmente ogni nuova release può essere un buon punto di partenza per dei nuovi giocatori, e anche solo a livello psicologico vedere il titolo di un gioco senza un numerino alla fine lo rende più accessibile agli occhi di un nuovo giocatore. Quindi quando uscì il primo titolo della nuova trilogia incentrata sul personaggio di Ryza, per un motivo o per un altro, molta più gente del solito comprò il gioco e apprezzò particolarmente la formula più rilassata e incentrata sul crafting e raccoglimento di risorse di questo JRPG. Mentre moltissimi giochi di ruolo giapponesi vedono la storia partire dal mondano e poi arrivare allo sconfiggere qualche divinità o salvare il mondo, negli Atelier l'atmosfera è molto più chill. Sì, ovviamente si combatte e ogni tanto ci sono dei veri pericoli, ma ha comunque una narrazione più leggera. Mentirei se dicessi che il successo di Atelier Ryza non sia almeno in parte collegato al design di Ryza stessa, perché è palese che sia così. Essendo un JRPG con un'estetica in stile anime, diciamo che a Gast hanno capito come attirare il loro pubblico. Anche se contro ogni previsione il gioco non ha nemmeno del vero e proprio fanservice, avere una ragazza anime carina come protagonista è stato sicuramente un bel vantaggio. Tuttora continuano ad uscire figure su figure di Ryza in pose e outfit diversi, a testimonianza di quanto questo personaggio sia stato apprezzato dai fan. Adesso la trilogia di Ryza si è conclusa e il prossimo titolo di Atelier è Yumiya, quindi un nuovo inizio che sembra anche voler innovare il franchise con parecchie meccaniche nuove e originali. La popolarità che la serie ha ricevuto grazie ad Atelier Ryza ha avuto ripercussioni anche nel mondo degli anime, con un'intera serie animata che adatta parte della storia del primo gioco. Rimaniamo in tema JRPG, ma questa volta parliamo di un titolo molto più conosciuto, Persona 5. Non so se si nota, però sì, sono un fan. La serie di Persona nacque originariamente come spin-off della principale serie di JRPG sviluppati da Atlus, Shin Megami Tensei. Grazie però alla sempre più crescente popolarità accumulata a partire da Persona 3, adesso si può anche dire che Persona come brand sia più famoso di Shin Megami Tensei. E proprio a proposito di Persona 3, dobbiamo a lui e al suo director, Katsura Ashino, molte delle caratteristiche che hanno reso la serie così popolare. Similmente al discorso che vi ho fatto per Skyrim, anche qua si potrebbe argomentare che più o meno Persona 3 e Persona 4 abbiano ciascuno dei meriti importanti per l'espansione del fandom e popolarità della saga videoludica, ma è anche innegabile che l'apice di questo successo sia arrivato con Persona 5. Con Persona 5, soprattutto la versione definitiva Royale, si vanno a smussare quei bordi che rendevano l'opera poco accessibile alla maggior parte dei giocatori. Le migliorie al combat system, dei veri e propri dungeon con un level design fatto a mano piuttosto che le solite sezioni dungeon crawler procedurali, e la fortissima identità stilistica hanno contribuito fortemente al successo di Persona 5. Anche la storia e i personaggi regalano momenti memorabili e tutto quanto nell'insieme scaturisce in un mix perfetto per un moderno JRPG adatto anche ad un giocatore alle prime armi che vuole godersi una bella storia appassionante e un gioco pieno di stile. Non penso vada sottovalutata neanche la grossa popolarità e qualità delle tracce della colonna sonora, che più di una volta sono diventate virali come parte di meme sull'internet. Ci allontaniamo un pochino dagli RPG a turni, ma rimaniamo comunque in tema Giappone e meme con Yakuza 0. Forse non tante persone si rendono conto di quanta importanza hanno avuto gli Yakuza nel mercato, soprattutto per quel che riguarda la posizione e il successo attuale di Sega. E a proposito, se qualcuno è interessato, scrivetemi Sega nei commenti e vi faccio un... No, forse non mi scrivete Sega nei commenti, mi scrivete tipo
Sonic. Mi scrivete Sonic nei commenti e vi faccio un bel video dove vi parlo della caduta di Sega e la sua attuale risalita negli ultimi anni. Comunque sì, il successo che ha Sega adesso è dovuto a due cose: gli Yakuza e i titoli di Atlus, come proprio Persona 5 o l'ultimo Metaphor Refantazio. E tra tutti gli Yakuza usciti negli anni, quello che ha fatto spopolare di brutto la saga, soprattutto qui in occidente, è senza ombra di dubbio Yakuza 0. Pensato appositamente per essere un nuovo punto d'inizio per approcciare la serie, Yakuza 0 è un prequel del primo titolo della saga. Ambientato durante la fine degli anni 80, il gioco esplora la giovinezza e il passato del protagonista storico della serie, Kiryu, e di Majima, un personaggio secondario che ha la funzione di rivale amico di Kiryu, però che col tempo è diventato iconico quanto Kiryu stesso. Non a caso l'ultimo gioco che deve uscire dalla serie è proprio un titolo interamente basato su Majima, che fa il pirata. Sì, è particolare, ma quello vabbè è un altro discorso. Yakuza 0 utilizza le tecnologie già usate dal team per sviluppare Yakuza 5, ma con qualche miglioria. La struttura narrativa, divisa tra i capitoli incentrati su Kiryu e quelli incentrati su Majima, risulta in un bel ritmo che difficilmente annoia. C'è varietà nella narrazione, ci sono bei momenti che espandono tantissimo la storia dei personaggi e che riescono a dare molta più profondità alle azioni e gli eventi che accadono anche nei giochi successivi. Nonostante ci siano parecchie persone che consigliano di iniziare la serie direttamente dal remake del primo, ovvero Yakuza Kiwami, c'è da dire che questo Yakuza 0, visto che è stato appositamente creato per essere un nuovo punto di inizio per i giocatori, potete considerarlo perfettamente un buon punto di partenza, anche perché si sposa benissimo se giocato subito prima dei remake del primo. Ad ora ci sono ancora moltissime persone che considerano Yakuza 0 il miglior gioco della serie, ma in realtà gli Yakuza sono praticamente tutti giochi con una qualità altissima della trama, con vicende ben scritte, personaggi interessanti, carismatici e profondi. Parliamo ora invece di un titolo che più che esplodere ha avuto una crescita graduale ma immensa: Dark Souls. Dopo l'esperimento che fu Demons su PS3, sappiamo tutti quello che è successo dopo. From Software tira fuori Dark Souls come gioco multipiatta sotto publishing di Bandai e, dato l'immediato successo, a Bandai pensano che non c'è tempo da perdere e un sequel va fatto immediatamente. Sappiamo pure che questo sequel non è stato frutto di Miyazaki, ma di due game director diversi. C'ha avuto pure un po' di problemi durante lo sviluppo. E sì, è stata una mezza delusione rispetto al primo capitolo. Però di Dark Souls 2 noi di solito non ne parliamo, anche perché poi è uscito Bloodborne, che è un giocone, Dark Souls 3, che è stato un altro giocone, Sekiro non ne parliamo, ed Elden Ring pure. Ma negli anni Dark Souls ha continuato a macinare numeri. Ancora adesso è uno dei titoli più chiacchierati online a discapito degli anni alle spalle, ed è stato così influente da letteralmente dare il nome ad un genere, i Souls-like. Eh sì, in realtà potremmo pure parlarvi un intero video di quanto questo termine stia venendo abusato ultimamente, che descrive ogni singolo gioco action, anche se di Souls-like ha poco e niente, o di come ormai chiunque provi a fare un Souls-like a suo modo, cercando di sfondare, sfruttando la formula vincente creata da From Software. Purtroppo però i Souls-like effettivamente belli, non sviluppati da From Software, se ne contano sulle dita di una singola mano, a dimostrare la difficoltà nel realizzare titoli di questo tipo. Dark Souls è un insieme di più cose sviluppate quasi a regola d'arte per coesistere, partendo dall'ambientazione, la direzione artistica e la narrazione silenziosa, caratteristica della serie, che alimenta ancora oggi discussioni e speculazioni sulla famosa lore. Centinaia di appassionati hanno da allora speso ore e ore a studiare il mondo di gioco, le varie descrizioni degli item, gli sprite e ogni singolo asset di gioco, anche del cut content, per riuscire a creare una storia onnicomprensiva di qualsivoglia dettaglio piazzato ad hoc dagli sviluppatori. Personalità come Loki Lore sono state fondamentali negli anni per la community occidentale, a causa delle loro traduzioni fatte direttamente dal giapponese originale, che spesso contengono tra le righe informazioni o dettagli importanti, sfuggiti alla localizzazione ufficiale, che ha preferito una traduzione più volta allo stile che alla sostanza, magari anche perché i localizzatori non si aspettavano che il gioco potesse contenere così tante accortezze e particolarità in poche linee di testo. E se da un lato c'è chi fa ricerche sulla lore e prova a divulgarla, dall'altro c'è l'aspetto più tecnico e giocoso del titolo. Il mondo di gioco e la sua storia non sono le sole cose realizzate con cura. Dark Souls è particolarmente conosciuto, almeno nel pubblico generalista, per essere un gioco difficile e punitivo. E questa sua nomea deriva da un sistema di combattimento semplice, ma che richiede
precisione, pazienza e attenzione. La difficoltà che viene percepita dai giocatori è in realtà la poca tolleranza del gioco verso gli errori o la disattenzione. Ad esempio, quando si gioca per la prima volta un Souls è importante fare attenzione ai dintorni. Il level design contiene spesso trappole o imboscate potenzialmente fatali. Le boss fight sono impegnative, ma nella maggior parte dei casi, non tutti, oneste. Si tratta solo di osservare l'avversario, imparare le sue mosse, il tempismo dei suoi attacchi e comportarsi di conseguenza, attaccandolo al momento giusto. E nonostante questo tipo di approccio sia generalmente considerato sinonimo di un gameplay difficile e impegnativo, è anche vero che di contraltare è appagante, soddisfacente e gli sforzi che il giocatore compie vengono ricompensati. E questo senso di realizzazione è centrale all'esperienza di Dark Souls e probabilmente il motivo per il quale è diventato poco a poco sempre più famoso e grosso come titolo. Questa sua natura precisa, che spinge all'accuratezza e alla riflessione del giocatore, si è traslata sui social in un gioco che si presta moltissimo a challenge, speedrun o anche semplici contenuti di varietà e intrattenimento, dove i content creator lo giocano alla stregua di altri rage game popolari su YouTube e Twitch, tipo Getting Over It o roba del genere. Si potrebbe dire anche che Elden Ring, per il successo che ha avuto a livello di vendite, sia stato il titolo che ha reso i Souls famosi, ma non è esattamente così. I Souls sono spopolati prima dell'uscita di Elden Ring, e anzi l'anticipazione e l'hype assurdo per l'uscita del gioco è proprio sintomo della grande popolarità dei giochi prodotti da From Software. Torniamo in ambito JRPG e questa volta si parla di un RPG tattico, Fire Emblem Three Houses. Non so se qualcuno di voi è familiare con la storia dei Fire Emblem, ma Awakening di solito è considerato come quel titolo che ha risollevato la serie da un periodo di crisi, e grazie anche alla presenza di diversi personaggi in Smash Bros. La serie col tempo si è fatta conoscere da sempre più persone. Ma il vero boom è arrivato con Fire Emblem Three Houses, il penultimo titolo mainline uscito, che ha portato per la prima volta il franchise su Nintendo Switch, unendo meccaniche life sim un po' alla persona ad una trama interessante, matura e molto politica, e ovviamente al suo nucleo di RPG tattico. Three Houses ha conquistato il cuore di parecchi giocatori. Intelligent System, grazie anche all'aiuto di Koei Tecmo sul fronte tecnico, è riuscita a passare dai vecchi giochi 2D per 3DS alle 3 dimensioni con un titolo innovativo, aperto ai nuovi giocatori, che promuove la rigiocabilità grazie anche alle varie route narrative presenti e un'estetica anime in grado di catturare l'attenzione di molti. Non c'è poi quasi neanche bisogno di dirlo, ma la grandissima player base su Switch e l'introduzione di Byleth in Smash Bros. Ultimate sono stati altri due fattori che hanno contribuito molto all'aumento di popolarità della serie. Anche l'ultimo titolo uscito, Fire Emblem Engage, è stato un successo, ma essendo un titolo sviluppato per l'anniversario della serie, diciamo che si concentra di più sul gameplay e sul fanservice per i fan di lunga data, con cameo e riferimenti ai vecchi giochi. Un altro titolo che ha fatto fare il salto di qualità alla sua saga, senza ombra di dubbio, è Assassin's Creed 2. Pensate che il primo C doveva essere in origine un titolo spin-off dei Prince of Persia. Durante lo sviluppo ad Ubisoft si sono resi conto del vero potenziale del concept e quindi hanno trasformato il progetto in una vera e propria nuova IP. Esce il primo Assassin's Creed e viene elogiato per tanti aspetti innovativi: l'atmosfera, la storia e il concept intrigante. Viene però al contempo criticato per la ripetitività di alcune missioni, il poco carisma di un personaggio stoico come Altair e altra roba. Passano 2 anni e poi Assassin's Creed fa il boom grazie a lui, Ezio Auditore, un protagonista così bello, così carismatico, che ha fatto innamorare della serie chissà quante persone, ed è stato un merito quanto suo quanto dell'Italia. Sì, perché essendo ambientato in città come Firenze e Venezia, in un periodo storico immensamente affascinante come quello del Rinascimento, il titolo ha davvero fatto centro. Mettiamoci poi che tutte quelle critiche che erano state poste al primo capitolo erano effettivamente state ascoltate, andando a migliorare il gameplay e la struttura di gioco del secondo, ed ecco qua che ci ritroviamo tra le mani uno dei migliori sequel della storia del videogioco,
ma a mani basse pure. Un gioco che ebbe così tanto successo che prima di fare Assassin's Creed 3 con un altro protagonista, Ubisoft decise di dedicare ben altri 2 titoli alla storia di Ezio Auditore, con Brotherhood ambientato a Roma e Revelations ambientato a Costantinopoli, ovvero Istanbul. Nessun altro protagonista della serie ha ricevuto questo trattamento e ancora oggi, se penso ad Assassin's Creed, penso ad Ezio Auditore. Penso a quanto sia stata iconica la sua trilogia e quanto siano stati interessanti quei giochi, soprattutto a livello narrativo, riuscendo a sposare perfettamente tutta la roba del credo degli assassini con le vicende personali di Ezio. Per dirvi, io adoro anche Black Flag, che sto pure rigiocando in questo periodo, e nonostante sia un giocone su tantissimi aspetti, narrativamente è interessantissimo, ma è chiaro che ad Edward non gliene freghi poi così tanto della confraternita e non è devoto al credo come invece poi vediamo diventarlo Ezio. Edward si ritrova ad essere un assassino un po' per caso e perché coincideva con i suoi interessi e più o meno con la sua morale. Comunque sì, Assassin's Creed 2 è stato un successone incredibile ed è di un'importanza mastodontica per l'industria videoludica, sia a livello economico per Ubisoft, ma anche a livello di idee e meccaniche che sono state proposte e che tutt'oggi continuiamo a vedere in molteplici titoli, magari evolute o modificate. Prima abbiamo parlato di Fire Emblem, ma c'è anche un'altra serie di Nintendo che è esplosa grazie a un titolo in particolare, Xenoblade. E in questo caso, similmente a come per Nier Automata, Xenoblade non solo ha reso famosa la sua saga, ma anche i lavori precedenti del suo autore, Xenogears e Xenosaga, che anche se non sono strettamente collegati, condividono diverse idee, concetti ed elementi narrativi. Quando Xenoblade Chronicles uscì su Wii, il gioco sembrava davvero ambizioso e di una qualità stellare, ma che ci crediate o meno, non era prevista una sua release sul mercato americano. Questa cosa destò un sacco di scalpore ai tempi. C'erano un sacco di persone appassionate di RPG giapponesi che stavano tenendo d'occhio il titolo, fin dal suo annuncio come Monado Beginning of the World. L'autore di sto gioco però è Tetsuya Takahashi, personalità importantissima che lavorò dapprima come graphic designer e graphic director a Square per titoli come Final Fantasy 5 e 6 e Chrono Trigger, e poi scrisse e diresse l'ormai gioco cult per PS1 Xenogears. Nel 99 poi Takahashi va a fondare Monolith Soft assieme a dei suoi colleghi e lì sviluppa la trilogia di Xenosaga per PS2. Anche questa contiene una nicchia super dedicata di fan. Quando Monolith Soft viene acquisita da Nintendo nel 2007, tutti gli appassionati e i fan dei precedenti lavori di Monolith e di Takahashi avevano gli occhi puntati sul prossimo progetto. E sto Monado Beginning of the World, poi rinominato in Xenoblade in onore dei lavori precedenti di Takahashi, sembrava essere davvero uno dei JRPG più ambiziosi di quel periodo. Però, come vi ho detto poco fa, sto titolo non aveva una release programmata per l'America, perché secondo Nintendo America non c'era interesse nei confronti del gioco. Strano però che il gioco in Europa invece sarebbe dovuto uscire, quindi tecnicamente una localizzazione in inglese già era programmata. Destino vuole poi che in quel periodo c'erano altri 2 giochi giapponesi in uscita su Wii che Nintendo America sembrava ignorare: The Last Story e Pandora's Tower. Nasce così il progetto Rainfall, una specie di movimento creato da un mucchio di appassionati che decisero di assillare in ogni modo possibile Nintendo America per convincerli a portare questi 3 titoli sul mercato. Ed eventualmente questi 3 titoli ci arrivano in Occidente e in America, ma Nintendo ufficialmente non confermò mai che la motivazione di queste decisioni fu a causa di Project Rainfall. A noi videogiocatori però piace sognare e visto che l'evento è pure figo da raccontare, facciamo finta che è stato merito di Progetto Rainfall, dai. L'uscita di Xenoblade 2 e 3 ha poi aumentato ulteriormente la popolarità della serie, grazie ancora una volta all'enorme player base su Switch, e dopo l'uscita di Xenoblade 2 fu rilasciato pure un remake del primo titolo chiamato Xenoblade Chronicles Definitive Edition, con grafica e meccaniche migliorate. Il video giunge al suo termine e in realtà, raga, devo dire che ho parecchie altre serie in mente, quindi sto video potrebbe benissimo avere una parte 2 più in là. Fatemi sapere se l'idea è di vostro interesse e ovviamente vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore è quello di condividere il video a chi potrebbe interessare, lasciare un commentino, un mi piace e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fin qua e noi ci becchiamo col prossimo video.